Buongiorno a tutti. Allora, la giornata si apre con una bella intervista di Carlo Azeglio Ciampi a Repubblica, di cui però Repubblica curiosamente attutisce un po' il peso. Perché? Perché questa intervista va tutta addosso all'attuale capo dello Stato, Giorgio Napolitano, e chi l'ha rilasciata a Massimo Giannini? Il precedente capo dello Stato, Carlo Azeglio Ciampi. Adesso io vi leggo questo passaggio e voi mi dite se vi viene in mente qualcosa. Le riforme si fanno per i cittadini, non per i singoli. L'ho sempre pensato ed oggi ne sono più che mai convinto. Basta con le leggi ad personam che non risolvono i problemi della gente e non aiutano il paese a migliorare. Vabbè, fin qua ci sono arrivati in tanti. Poi aggiunge Ciampi che è senatore a vita ed è il Presidente della Repubblica dal 99 al 2006, che quindi di quelle leggi non per i cittadini ma per uno o per i suoi complici ne ha viste parecchie e qualcuna l'ha respinta. Ricorderete che Ciampi respinse al mittente la legge Gasparri, numero 1, respinse al mittente l'ordinamento giudiziario Castelli, respinse al mittente la legge Pecorella, quella che aboliva l'appello del pubblico ministero ma non dell'imputato, e poi qualche altra frattaglia, ma insomma le cose più importanti furono quelle diciamo ad aziendam e ad Berlusconem o ad Berlusconum, sono quelle tre lì che lui ha respinto. Purtroppo non respinse la legge Salva Rete 4, anzi il decreto Salva Rete 4, che portava la firma di Berlusconi, cioè di colui che beneficiava del decreto che salvava Rete 4, perché altrimenti entro una settimana, era il dicembre, Natale del 2003, secondo la sentenza della Corte Costituzionale, Rete 4 avrebbe dovuto essere spenta sull'analogico terrestre, mandata su satellite, oppure per rimanere accesa sull'analogico avrebbe dovuto cambiare padrone, cioè essere venduta, con un grave danno pubblicitario per Berlusconi, il quale invece ha continuato a introitare guadagni pubblicitari con una televisione che senza quel decreto era abusiva e che quel decreto ha legalizzato ex post, senza però superare naturalmente i rilievi della Corte Costituzionale e poi della giustizia europea. Tenete presente che se siete lì che tentate disperatamente di trafficare con questi aggeggi del digitale terrestre, lo dovete a Berlusconi e a Gasparri. Bisognerebbe chiamarlo il digitale Berlusconi-Gasparri, non il digitale terrestre. Questa ciofeca, questa tecnologia medievale che non funziona, che vi si spegne davanti, che vi sgrana l'immagine, che ve la fa vedere a quadrettini come nelle parole, quello si chiama il digitale terrestre, ci è stato spacciato per la tecnologia del futuro, in realtà è molto peggio della tecnologia precedente e costa anche molto di più per farvi vedere molto peggio, quindi pagate per vedere peggio di prima. Si chiama Gasparri Berlusconi, stiamo pagando il conflitto di interessi di Berlusconi e del suo valletto, del suo cavalier servente Maurizio Gasparri, perché fu lui a raccontare a un paese che si beve tutto, e però anche a un capo dello Stato che avrebbe dovuto comportarsi diversamente, a mio avviso, che con la sua seconda versione della legge Gasparri, seguita a quella prima che Ciampi aveva respinto al mittente, l'Italia avrebbe avuto entro il 2006 il digitale terrestre. Siamo nel 2009 e ancora vediamo in che stato è ridotta quella tecnologia. Entro il 2006 avremmo avuto il digitale terrestre ci avrebbe dato migliaia e migliaia di canali. Avendo tutte quelle migliaia di canali, diceva questo signore, i tre di Berlusconi scompaiono e quindi non c'è più quella posizione dominante denunciata dalla Corte Costituzionale. Voi adesso andate a vedere di chi sono i canali, a parte quelli che trasmettono le vendite delle pentole o i porno
i porno shop notturni, per rendervi conto che molti di quei canali sono ancora una volta di Mediaset, e quindi questa truffa tecnologica del digitale terrestre è servita semplicemente per moltiplicare il monopolio privato di Mediaset e il duopolio Mediaset-Rai, che oggi sono praticamente la stessa cosa, e in più non si vede più niente o si vede male, e in più si paga. Decoder, antennisti che devono continuamente venirti a casa a sintonizzare. Conosco gente che per riuscire a vedere qualcosa deve sintonizzarsi su un sistema addirittura che porta a un rimbalzo dalla Germania, perché tra Italia e Italia non si riesce a vedere nulla. È una cosa inaudita che io stento anche a capire, ma questo è il risultato di quella truffa che hanno dovuto mettere in piedi per bypassare, cioè per violare, 2 sentenze della Corte Costituzionale, e purtroppo il decreto Ponte, che consentiva a Rete 4 di rimanere accesa in attesa che Gasparri scrivesse la sua seconda porcheria, il decreto Salva Rete 4, appunto Natale 2003, porta la firma di Ciampi oltre che di Berlusconi, e quindi anche Ciampi non è che abbia sempre respinto le cose che andavano respinte, però qualcosa ha respinto. Gasparri 1, ordinamento giudiziario Castelli, legge Pecorella sull'appello. E a questo punto vediamo se questa frase, che è la frase clou dell'intervista, vi ricorda qualcosa o qualcuno. Io non do consigli a nessuno, meno che mai a chi mi ha succeduto al Quirinale. Ma il capo dello Stato, tra i suoi poteri, ha quello della promulgazione. Se una legge non va, non si firma. E non si deve usare come argomento che giustifica sempre e comunque la promulgazione, che tanto se il Parlamento riapprova la legge respinta la prima volta, il Presidente è poi costretto a firmarla. E qui non si nomina Napolitano, ma diciamo è un ritratto perfetto, perfettamente somigliante. Perché? Qual è l'unico Presidente della Repubblica che ha firmato tutte, diconsi tutte, le leggi che gli sono state portate alla promulgazione e tutti i decreti che gli sono stati portati alla promulgazione? Qualcuno dirà no, non ha firmato quello contro Eluana. Non è vero, non gli è mai stato portato. Aveva fatto sapere prima che non l'avrebbe firmato e quindi non glielo hanno portato, se ben ricordo. Infatti Berlusconi si arrabbiò moltissimo perché disse: possibile che Ciampi mi faccia sapere che non firmerà mentre io sono ancora qua in Consiglio dei Ministri che sto decidendo? Quindi non stiamo parlando di una prassi regolare, di un decreto che viene portato al Capo dello Stato e il Capo dello Stato che non ci mette. Stiamo parlando del Capo dello Stato che fa sapere prima: non me lo portare perché se no non lo firmo. A quel momento quello che succede dopo è ininfluente, ovvio. Perché? Perché in ogni caso stiamo parlando di un decreto che riguardava il povero corpo ormai senza vita autentica di quella ragazza, e non stiamo parlando certamente degli affari di Berlusconi. Qual è l'unico presidente che ha firmato tutte le leggi fatte per o che potevano interessare Berlusconi in questi 15 anni nei quali Berlusconi infesta la vita politica italiana? Non certo Scalfaro, che respinse delle leggi, non certo Ciampi, che respinse delle leggi, il presidente attuale Giorgio Napolitano. E Ciampi gli dice: il Capo dello Stato ha il potere della promulgazione, ma anche il potere della non promulgazione. Se una legge non va, non si firma, e non si deve usare come argomento che giustifica sempre e comunque la promulgazione che tanto se il Parlamento riapprova la legge respinta la prima volta il Presidente è poi costretto a firmarla. Già, voi ricorderete che quando un giorno stava nel sud, non ricordo se in Lucania o in Abruzzo, il Capo dello Stato fu avvicinato da un cittadino che gli chiese non firmare, oppure perché hai firmato? E lui rispose
puntandogli il dito contro e redarguendolo, era un cittadino che stava facendo il suo mestiere di cittadino, cioè stava chiedendo conto all'autorità dell'uso del suo potere che le è conferito ovviamente dal popolo, e quindi il popolo ha tutto il diritto di chiedere conto. Bene, il cittadino che faceva il cittadino fu redarguito con questa argomentazione. A me è successo pochissimi mesi fa. Se non avessi firmato mi avrebbero rimandato la legge uguale e quindi a quel punto avrei dovuto firmarla. Ciampi dice che questa scusa che tanto se non la firmi te la rimandano indietro uguale, a quel punto la devi firmare, non si deve usare come argomento che giustifica sempre e comunque la promulgazione. Intanto perché se c'è un articolo della Costituzione che dice espressamente che se la legge non va la rimandi indietro, e guardate che ha ragione Ciampi, la Costituzione non dice se la legge è palesemente o manifestamente incostituzionale, dice se la legge non va. Il Presidente la rimanda indietro con un messaggio motivato alle Camere. In secondo luogo, non solo perché c'è un articolo della Costituzione, ma anche perché tu non sei tenuto nemmeno a firmarla la seconda volta. Se tu senti che la legge, mettete il caso che facessero una legge che dice che in Parlamento votano soltanto i deputati e i senatori della maggioranza e quelli dell'opposizione non votano. Mettete che la facciano con legge costituzionale, cioè che la approvino con doppia lettura Camera-Senato, Camera-Senato, e poi la sottopongano al referendum popolare confermativo, dove non c'è quorum e dove conta la maggioranza di quelli che vanno a votare. Sarebbe perfetto. Seguirebbero perfettamente la Costituzione per trasformare l'Italia in una dittatura anche di fatto. Sulla carta il Capo dello Stato non avrebbe niente da eccepire, perché la Costituzione l'hanno cambiata con una legge costituzionale approvata 2 volte dalla Camera e 2 volte dal Senato, con gli intervalli previsti dalla legge costituzionale, dall'articolo 138, e in più confermata dalla maggioranza dei cittadini che hanno votato al referendum. Eppure il Presidente della Repubblica, secondo voi, può firmare una roba del genere? È evidente che il Presidente della Repubblica, se firma una roba del genere, commette un alto tradimento della Costituzione di cui è il custode. Quindi il Presidente della Repubblica deve fare qualcosa anche nel caso in cui vengano rispettate le procedure ma venga tradita lo spirito della Costituzione, o venga approvata una legge anche costituzionale che contraddica un altro articolo della Costituzione. Lo stesso avverrebbe se volessero introdurre una immunità come quella che ci viene raccontata. Voi sapete che ci stanno dicendo che per salvare Berlusconi dai processi, perché ormai non hanno più pudore e ci dicono che adesso bisogna salvare solo Berlusconi dai processi, dice Casini con la sua spudoratezza incredibile, con l'aria di quello che fa il mediatore, in realtà è una proposta golpista la sua, lo dicono ormai i berlusconiani, che dicono sì certo, se ci trovate una soluzione che salva solo Berlusconi, noi ritiriamo la legge che manda a morte decine di migliaia di processi. Se fanno una legge anche costituzionale che salva soltanto una persona, è incostituzionale anche se usano le procedure costituzionali, anche se ottenessero quella maggioranza dei 2/3 che è necessaria per evitare il referendum costituzionale finale confermativo, perché una legge di impunità vedrebbe contrari gli stessi elettori di Berlusconi. Basta guardare i sondaggi del Corriere della Sera, non certamente del Fatto o di Repubblica o dell'Unità, danno l'87% degli italiani contrari all'immunità. Quindi vuol dire che sono contrari quasi tutti gli elettori di Berlusconi, per non parlare degli elettori leghisti. Quindi nemmeno se ottenesse i 2/3 del Parlamento
e varasse una legge costituzionale di impunità, il Capo dello Stato sarebbe tenuto a firmarla, anzi sarebbe obbligato a non firmarla, perché sarebbe in palese contraddizione con il principio di eguaglianza. Altra cosa era l'articolo 68, che non prevedeva affatto l'immunità automatica per i politici, i parlamentari o tantomeno i ministri o il Presidente del Consiglio, che possono essere anche dei non parlamentari, dei tecnici. Ne abbiamo già avuti. Quindi il Capo dello Stato niente affatto è obbligato a firmare nemmeno la seconda volta. Se la seconda volta la legge continua a essere incostituzionale, intanto se l'hanno un po' cambiata rispetto alla prima, lui può di nuovo mandarla indietro perché non è più la prima, se gliel'hanno già cambiata nella seconda versione. E se gliela rimandano indietro assolutamente identica alla prima, ma lui la ritiene in contrasto con la Costituzione, si può dimettere, aprendo una crisi drammatica, come è giusto fare nel caso in cui una legge incostituzionale entri dentro la Costituzione. Ma sentite che cosa dice Ciampi ancora. Intanto non si promulghi la legge in prima lettura. La Costituzione prevede espressamente questa prerogativa presidenziale, la si usi. È un modo per lanciare un segnale forte a chi vuole alterare le regole, al Parlamento e all'opinione pubblica. Io, Capo dello Stato, vi avverto tutti, Parlamento, Governo, cittadini, che qui sta succedendo qualcosa di molto grave. Io non firmo. Con un messaggio motivato vi spiego perché. Metto in allerta la Corte Costituzionale, invece di metterla in imbarazzo con la mia firma, la metto in allerta dicendo: guardate che me ne sono accorto anch'io, che per prassi ritengo che solo le leggi manifestamente incostituzionali non si devono firmare, adesso io questa non la firmo, pensate quanto è incostituzionale se non la firmo nemmeno io che ho firmato tutto. Aggiunge Ciampi, parlando della parola resistere, stiamo parlando dell'ex governatore della Banca d'Italia, non di un rivoluzionario, di un Tupamaro, di un no global, stiamo parlando di Ciampi, un banchiere. Credo che per chi ha a cuore le istituzioni, oggi l'unica regola da rispettare sia quella del quantum potes, fai ciò che puoi, arriva fino a dove puoi, prenditi tutti i poteri che hai, detto altrimenti resisti. Ricorda il resistere, resistere, resistere di Borrelli. Questo è l'ex Capo dello Stato, il quale dice chiaramente a Napolitano: adesso basta, questa porcheria che chiamano il processo breve, che in realtà è il processo morto, non firmarla. Naturalmente noi dobbiamo cercare di proteggerci da questa ondata di balle ci viene continuamente buttata addosso da tutte le parti per convincerci che è cosa buona e giusta fare questa legge. A volte mi chiedono: ma perché a danno zero non intervieni, non dici questo, non dici... Perché purtroppo la tecnica che questi signori usano, da un lato è la cacciara, la baraonda, per cui appena cerchi di dire qualcosa si mettono a urlare e succede la rissa. E nella rissa anche chi ha ragione passa dalla parte del torto. Ma soprattutto per un altro motivo, perché usano la tecnica di quella macchinetta che viene utilizzata da chi fa agonismo nel tennis. È quella macchinetta che spara palline da tutte le parti e il tennista le deve recuperare tutte, deve rispondere a tutte le palle. È chiaro che non ci riuscirà mai. L'importante è riuscire a prenderne un certo numero. Ecco, questi sparano talmente tante palle che poi qualcuna rimane sempre in giro a rimbalzare. E quindi che cosa dicono? Dicono che questa legge non sanno ancora quale, perché ci stanno lavorando, stanno taroccando, stanno infilando reati, togliendo reati, aggiungo un anno al primo grado, ne tolgo uno alla Cassazione, ma insomma devono fare sempre i conti coi processi a Berlusconi, che sono tra l'altro dei calcoli complicatissimi. Uno, perché non ci sono solo quelli per i reati passati, ma bisogna già tenere presenti anche i reati futuri, perché sapete come è fatto lui, insomma non è che si sia fermato.
è seriale il ragazzo. Dall'altro lato devono tenere presenti tutte le possibili incognite, tutte le possibili variabili. Qui stiamo parlando di equazioni a più incognite, c'è l'incognita Ciancimino, l'incognita Spatuzza, l'incognita Fratelli Graviano, ora c'è pure l'allarme ad Arcore perché potrebbero pentirsi i Fratelli Graviano. Immaginate in quali altre famiglie al di fuori di quella c'è allarme se si pentono i Fratelli Graviano. Tutti dovrebbero essere contenti se si pentono i Graviano, sono quelli che hanno fatto le stragi del 93 e un pezzo di quelle del 92. Se si pentono magari ci raccontano chi gliel'ha ordinato. C'è un'unica famiglia che è preoccupata dall'eventuale pentimento dei Graviano, sempre la stessa, chissà come mai. Ma al di là di questo ci sono tutte queste variabili, no? La variabile Mills, pensate se si incazza Mills adesso che scopre che il suo processo può essere lungo mentre quello di Berlusconi sarà brevissimo, tant'è che è già chiuso, o cose di questo genere. C'è di tutto. Sono lì che montano, smontano la legge, potrebbero farne un'altra, c'è Casini che offre delle soluzioni ponte, cose di questo genere, ma che cosa dicono per giustificare il salvacondotto, l'ennesimo a Berlusconi? Dicono che le indagini, l'ha detto ancora Alfano stamattina, le indagini su di lui sono iniziate nel 94, segno evidente che i giudici l'hanno fatto apposta perché lui era entrato in politica e volevano bloccarlo. Non è vero niente, abbiamo raccontato più volte come le indagini su Berlusconi e le sue aziende siano iniziate molto prima e come Berlusconi fosse stato già più volte oggetto di processi e indagini di giudici che di solito poi Previti pagava e quindi le indagini finivano. Nessuno ricorda mai che Berlusconi prima della discesa in campo non aveva avuto conseguenze dai processi che aveva subito perché Previti pagava i giudici, o in un caso perché era arrivata l'amnistia, la famosa falsa testimonianza a Verona nel 1988. Poi dicono che i giudici che si occupano di lui sono politicizzati. Nel frattempo raccontano che a occuparsi di lui sono stati 1000 giudici politicizzati a sinistra. Sapete, in Italia i magistrati sono 10.000. Se fosse vero che 1 su 10 si è occupato di Berlusconi, cosa assolutamente folle, visto che la gran parte dei giudici non sta a Milano e nemmeno a Roma, stanno in posti dove Berlusconi non ha mai avuto occasione di commettere reati, ma anche se fosse vera una cosa del genere, voi sapete benissimo che le correnti di sinistra della magistratura rappresentano una esigua minoranza rispetto alle due grandi correnti che sono magistratura indipendente, che è quella conservatrice, e Unità per la Costituzione, che è quella ultramoderata, che invece costituiscono la stragrande maggioranza dei magistrati anche organizzati. Allora raccontano che l'immunità c'è in tutto il mondo, tranne che da noi, vedi Chirac, e continuano a fare i furbi, perché Chirac era il capo dello Stato, non il primo ministro, è per questo che ha avuto sospeso il suo processo nei 7 anni in cui è rimasto all'Eliseo. E che processo era? L'altra sera ho sentito Quagliariello, diceva fatti gravissimi, dice camorra, mafia, corruzione di testimoni. No, aveva fatto assumere quando era sindaco di Parigi alla mairie, cioè al palazzo municipale, alcuni funzionari del suo partito, l'RPR, il partito gollista, cioè li aveva fatti pagare dal comune mentre in realtà lavoravano per il partito, che è una cosa che da noi si fa comunemente, sempre, tutti la fanno. Pensate quanti funzionari di partito ci sono a carico della pubblica amministrazione e poi è ovvio che lavorano per il partito. Bene, lì non solo è reato ma viene perseguito ed essendo reati ipotizzati, perché non sono ancora accertati, commessi nell'esercizio delle funzioni di sindaco, rientrano in quei reati per i quali, se poi il sindaco va a fare il capo dello Stato, vengono sospesi i processi relativi che poi riprendono anni dopo quando lui esce dall'Eliseo. Quindi non erano affatto fatti gravissimi e comunque riguardano uno che era Presidente della Repubblica, riguardano
reati attinenti alle funzioni politico-amministrative, non riguardano certo il fatto che Chirac aveva molestato una ragazza oppure aveva stirato con la macchina qualcuno, perché quelli sono fatti privati e non potrebbero essere coperti. La cosa interessante è che anche noi in Italia abbiamo la stessa prassi costituzionale per il capo dello Stato, quindi quando dicono che bisogna fare come in Francia non c'è bisogno di toccare niente, abbiamo già la protezione per il capo dello Stato e quindi non c'è bisogno di aggiungere niente. Berlusconi non c'entra niente perché non è capo dello Stato e non c'è paese al mondo dove il capo del governo abbia delle protezioni che sono riservate appunto al capo dello Stato e nemmeno a tutti i capi dello Stato, e nemmeno a tutti, perché negli Stati Uniti sapete benissimo che non è così e ieri sera, se avete visto Report, gli inviati della Gabanelli hanno intervistato vari esperti di diritto parlamentare sulle immunità e in tutti i paesi dove andavano la risposta alla domanda che succederebbe da voi se il Premier fosse indagato, la risposta era regolarmente si dimetterebbe, gli subentrerebbe il vice in alcuni paesi, oppure si andrebbe alle elezioni anticipate e si produrrebbe un altro primo ministro. E poi c'era il caso degli Stati Uniti dove appunto si ricordava quanto l'impeachment sia altamente probabile in un caso come quello di Berlusconi, anzi sicuro. Allora ci dicono che i magistrati in Italia lavorano poco, i processi sono lunghi, è intollerabile che i processi a Berlusconi durino da così tanto tempo e che quindi questa legge del processo breve la fanno per abbreviare i tempi dei processi. Dopodiché il ministro Alfano, senza rendersi conto di violentare la logica, se lui sapesse che cos'è la logica, dice che questa legge sul processo breve farebbe morire solo l'1% dei processi. Allora voi capite che o è vero che in Italia il problema è la giustizia lumaca e che i processi sono lunghi, e allora si può dire che fanno una legge per accorciarli, nel qual caso per accorciarli dovrebbero mettere soldi e strutture per dare modo a chi adesso non riesce a farli brevi di farli un po' più brevi. Oppure si dice che questa legge, che non mette una lira in più, un euro in più e una struttura in più per dare modo agli operatori di fare più in fretta, a parità di durata di un processo, se lo ammazza al 6° anno, è evidente che li ammazza quasi tutti. Abbiamo detto, è stato lo stesso Alfano, in un momento di sincerità, a dire i processi penali in Italia durano in media 7 anni e mezzo. Se non fai niente per abbreviarli e stabilisci che muoiono dopo il 6° anno, e in media durano tutti 7 anni e mezzo, in media non si fa più un processo fino alla fine, giusto? Invece lui dice no, solo l'1%. Ma allora non è vero che abbiamo i processi che durano in media 7 anni e mezzo. Se riguarda questa legge soltanto l'1% dei processi, vuol dire che il 99% dei processi durano meno di 6 anni e quindi lui ha mentito quando ha detto che durano in media 7 anni e mezzo. Voi capite che di qua non si esce, quindi ci stanno prendendo per il culo. Bene, ci sono dei magistrati, uno si chiama Mario Morra, è un giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che ha messo in giro una statistica, è andato a elaborare non dei dati della magistratura, i dati dell'ultimo rapporto, quello del 2008, del CEPEI, I è la I lunga. Che cos'è il CEPEI? È il Centro Europeo per l'efficienza della giustizia. E che cosa ha fatto questo CEPEI? Ogni anno fa un rapporto di centinaia e centinaia di pagine, Commissione Europea per l'efficienza della giustizia, rapporto di 350 pagine a proposito di dati di 3 anni fa, del 2006, sullo stato della giustizia nei vari paesi europei. Adesso voi lo trovate perché gira
abbastanza su internet, ma tra oggi e domani lo metteremo in rete sul sito antefatto.it e anche ovviamente sul nostro sito Voglio Scendere, e anche lo proporrò al blog di Beppe. Perché? Perché è interessante. Questo magistrato ha detto: metto a disposizione dei colleghi alcuni dati per sapersi difendere, cifre alla mano, nei dibattiti televisivi dove ci rovesciano addosso una serie di bugie. E dice molto semplicemente questo: primo, è vero che i magistrati italiani lavorano poco, come dice Belpietro, 4 ore al giorno? Balla colossale, ogni magistrato definisce 1400 processi all'anno, il che significa che, escluse le ferie e i giorni feriali, definiscono 4 processi al giorno in media. Poi ci sarà qualcuno che fa meno, qualcuno che fa di più, ma comunque la media è molto alta. Non c'è magistratura al mondo che definisca un numero così alto di processi, perché ne abbiamo di più di tutti gli altri paesi del mondo. I magistrati in Italia non sono affatto troppi, sono 14,8 ogni 100.000 abitanti. In Austria sono 22, in Belgio sono 22, in Danimarca sono 17, in Francia sono esattamente quanti i nostri in rapporto alla popolazione, 14,8, in Germania sono il doppio, 30, in Grecia 33, in Olanda 17, in Norvegia 26, in Portogallo 30, l'unico paese che ne ha meno è la Spagna, che è però uguale a noi, perché invece di 14,8 ne ha 14,6. L'Inghilterra e il Regno Unito ne ha 11,6, ma lì sapete che le indagini le fa la polizia, il pubblico ministero non c'è. Quindi in rapporto alla popolazione abbiamo il più basso numero di magistrati insieme alla Spagna e alla Francia. A questo punto, quanti sono i processi che i nostri magistrati, che sono i meno numerosi d'Europa, ricevono? Il più alto numero di processi. I processi civili che arrivano addosso ai magistrati civili in primo grado ogni anno sono 438 per ogni giudice. In Austria 67, da noi 438 processi civili di primo grado che arrivano ai giudici civili. Quindi noi abbiamo 8 volte tanti i processi dell'Austria, che ne ha 62, 2 volte tanti quelli del Belgio, che ne ha 202, 3 volte tanto quelli della Danimarca, che ne ha 175 per ogni magistrato civile, il doppio della Francia, che ne ha 224, quasi il decuplo della Germania, che ne ha 54, e avanti di questo passo il doppio della Spagna, che ne ha 260. Adesso vediamo quanti processi penali arrivano ai giudici. Parliamo soltanto dei reati gravi, senza parlare di quelli lievi, quindi omicidi, rapine, estorsioni, reati sessuali e cose di questo genere. Abbiamo il più alto numero di processi penali per reati gravi che arrivano a ogni giudice, perché ne arrivano 190 a ogni giudice penale italiano, mentre a fronte di 190 in Austria sono 16, in Belgio 27, in Danimarca 43, in Francia 80, in Germania 42, in Portogallo 63, in Spagna 54, quindi abbiamo un numero spaventosamente alto. Il più alto oltre al nostro è quello dell'Inghilterra, che ne ha 103 per ogni giudice, quindi la metà dei nostri. Quindi stiamo parlando di cifre spaventose, abbiamo meno giudici di altri paesi, abbiamo più cause civili, più cause penali, ma più, tanto più. Quanti processi in primo grado fra civili e penali smaltisce un giudice italiano? Un giudice italiano smaltisce in primo grado 411 processi civili, nel civile, nel penale 181 processi in un anno, lui da solo. Voi capite che sono tantissimi, perché i processi civili sono più di uno al giorno, in primo grado,
mentre quelli penali sono esattamente uno ogni 2 giorni, senza contare ovviamente le ferie, eccetera, eccetera, che è un dato enorme rispetto a tutti gli altri paesi dove si smaltiscono meno della metà per ogni giudice di processi. Quindi in Italia ogni giudice in media definisce un numero di procedimenti civili e penali che sono il doppio dei colleghi francesi, spagnoli e portoghesi e sono il quintuplo dei processi smaltiti da ogni giudice in Germania. Ultima cosa, dicono che i magistrati in Italia non pagano mai perché il CSM li assolve tutti in quanto è corporativo. CSM ha 1000 difetti e noi ne abbiamo segnalati spesso, soprattutto perché punisce i magistrati sbagliati, tipo la Forleo, De Magistris, la Procura di Salerno, eccetera, a volte. In ogni caso non è vero che è poco severo. Pensate soltanto che l'Ordine degli Avvocati di Roma non ha ancora espulso Previti 3 anni dopo la 2 condanne per corruzione giudiziaria e non c'è un ordine professionale che commini tante sentenze di condanna a varie sanzioni come quelle che applica ai propri membri il Consiglio Superiore della Magistratura, che nel 2006, i dati sono sempre quelli di quell'organismo europeo, ha aperto 92 procedimenti disciplinari su 10.000 magistrati, quindi diciamo un magistrato su 100 viene messo sotto processo disciplinare ogni anno, che è una media direi piuttosto altina, visto che non stiamo parlando di criminali comuni, è ovvio. Di questi 92 procedimenti disciplinari, 66 portano a sanzioni, cioè viene punito il magistrato. Molto spesso non risultano i magistrati puniti perché si dimettono un attimo prima di essere puniti, altrimenti quel dato di 66 all'anno puniti aumenterebbe. Quanti sono quelli puniti negli altri paesi? In Francia 14, i nostri 66, in Francia 14, in Germania 29, in Spagna 24 e negli altri paesi hanno più giudici di noi e ne puniscono di meno. Quindi non è vero che il nostro Consiglio Superiore va riformato perché è troppo corporativo e i giudici non pagano mai, e stiamo parlando soltanto di infrazioni disciplinari, perché il CSM mica si occupa dei reati dei magistrati si occupano i magistrati. Dice, ma sono colleghi, infatti ogni volta che prendono un loro collega che ruba o che ha rapporti con la mafia lo ficcano in galera. Ogni volta che viene preso un politico che ruba, i suoi colleghi invece di avviarlo alla galera lo proteggono. Vedrete come andrà a finire la votazione a proposito di Cosentino, per avere una prova di che cos'è il corporativismo di casta, anzi di cosca, rispetto al fatto che i giudici vengono continuamente inquisiti o addirittura arrestati ogni volta che un loro collega scopre che hanno commesso un reato. Questo così, il magistrato di Santa Maria Capovetere ha compilato questo manuale di autodifesa del magistrato nei dibattiti, e però è un manuale di autodifesa anche per noi cittadini, per tutelarci dalle bugie che ci rovesciano addosso e per riuscire a ragionare avendo dei dati certi. Concludo segnalandovi 2 cose. Una è che, come molti mi hanno chiesto, che fine ha fatto l'odore dei soldi. È stato ripubblicato dagli editori riuniti e quindi lo trovate con gli aggiornamenti. Questo invece è un'iniziativa che speriamo incontri il favore di qualcuno, è una specie di diario politico del 2009, fatto con immagini, filmati e brani del nostro passaparola per ripercorrere quello che è successo in questo 2009 e quindi per chi è interessato ci sono tutte le istruzioni sul blog di Beppe e anche sui nostri blog per come fare ad averlo. Continuate a leggere il Fatto Quotidiano, questa settimana ci saranno novità anche sul caso Schifani, e passate parola. Un grillo